Ciao a tutti amici di Drive e benvenuti in questo nuovo video. Io ora sto in una vettura Smart Fortwo e sto andando dall'aeroporto di Torino in città. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al nostro canale, soprattutto attivate anche la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno e seguiteci su Facebook e Instagram. Adesso quindi in questo video vi spiegherò bene come funziona Car2Go nelle più grandi città italiane. Sono al parcheggio con tutte quante le Car2Go e adesso devo trovare la mia, quindi sempre sull'app, eccola qua, quindi devo trovare una targa FF, vediamo un po'. Ok, ora sono arrivato davanti alla vettura, è questa qui, vedete? Faccio noleggio, quindi faccio un tariffa al minuto e faccio inizio noleggio. Ora devo andare il mio PIN, dicevo ho messo il PIN. Sembrano non esserci danni, in realtà comunque bisogna controllare perché qua c'è un po' un danno, ma alla fine nulla di che. Quindi ora mi dice, c'è questo codice che è 453, nel mio caso, lo vado a inserire all'interno della vettura e la vettura dovrebbe aprirsi, infatti si è appena aperta. Vedete? Siamo all'interno quindi della Smart Fortwo. La prima cosa che faccio è mettere a caricare il telefono perché purtroppo è scarico, infatti vedete all'interno troviamo i cavi che sono pronti. La chiave ce l'ho qui, quindi è qui a sinistra. Io che faccio? Accendo la vettura e sono pronto a partire. Dicevo, quindi qua a sinistra, oltre ad avere l'alloggio per la chiave, ho anche l'alloggio per le varie schede. Infatti c'è la scheda qui per uscire dall'aeroporto di Caselle, io sto a Torino, e per fare il rifornimento. Ora vi spiego un po' come funziona, prima però magari esco dall'aeroporto. Car sharing in realtà è da qualche anno qui in Italia e principalmente esistono Enjoy, Drive Now e Car2Go. Ho scelto Car2Go perché Car2Go è l'unica al momento qui a Torino, ma comunque anche in altre città italiane, che permette di fare il trasferimento dall'aeroporto in città. In questo caso qui a Torino abbiamo Enjoy e Car2Go. Ora, in altre città c'è Enjoy, in Italia ci sono, per esempio c'è Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna ultimamente, mentre Car2Go ci sono in diverse città italiane e europee, come potete adesso vedere dalla mappa, e anche negli Stati Uniti, quindi in realtà è molto più comodo perché con un solo account io posso viaggiare per il mondo e prendere sempre la mia fidata Smart. In realtà non c'è soltanto Smart, ma c'è altre vetture di Mercedes, perché Car2Go praticamente è Mercedes. In Germania possiamo trovare anche una CLA, una classe A, una classe C, mentre Drive Now, che al momento è presente a Milano, è BMW e Mini. Il funzionamento di Car2Go è davvero molto semplice. Si seleziona l'auto, si hanno 20 minuti per arrivare alla vettura, la si apre in un battibaleno e si è subito pronti a partire. Il mio consiglio è di non usare l'infotainment interno, perché impiegate quel minuto e mezzo per impostare il navigatore e quel minuto e mezzo vi costa 40 centesimi, perché ovviamente la Car2Go ha un prezzo a minutaggio. Vabbè, abbiamo due differenze di prezzo, c'è la Fortwo che costa 24 centesimi al minuto, mentre la 4x4, che è quella più grande, ha 26 centesimi al minuto. Un'altra cosa particolare di Car2Go che io personalmente preferisco rispetto agli altri è che hai la possibilità di andare a prenotare una macchina per più tempo. Per esempio 2 ore mi sa che costano sui 17-18 euro, quindi alla fine è come se fosse un vero e proprio noleggio. I costi di Car2Go, quindi vi ho detto il costo al minutaggio, però nel caso in cui voi, come ho fatto anche io, vogliate andare dall'aeroporto in città o viceversa, i prezzi sono diversi, cioè il prezzo al minutaggio rimane sempre quello, però quello che cambia è il prezzo base, perché quando voi in città tramite l'app scegliete la vettura, la aprite, la noleggiate, il conteggio parte da 0. Quando invece voi partite dall'aeroporto, il conteggio parte da 5,90 €.
Se invece dalla città per andare all'aeroporto è la stessa cosa, però il conteggio parte da 0 non appena entrati in aeroporto tramite la tessera, e alla fine poi vi aggiunge al totale dei minuti fatti, vi aggiunge quei 5,90 € che appunto servono, tra virgolette, per il parcheggio all'aeroporto. Una volta arrivati a destinazione, alla fine terminare il noleggio è davvero molto semplice. Basta cercare un parcheggio dove ovviamente si può parcheggiare dovunque in realtà, anche sulle strisce blu. Ora, una volta che abbiamo terminato il noleggio, io metto un po' più vicino la macchina all'altra, se no, ok, perfetto. Che faccio? Spengo la macchina e lascio la chiave all'interno del box dove poi l'avevo messa. Nel frattempo stacco la GoPro. Quindi vedete, ho lasciato qui la chiave, molto semplicemente esco, riprendo i miei bagagli, io vado a chiudere, ritorno sull'app e mi dice noleggio attuale, vado su noleggio attuale, terminare il noleggio. Ok, perfetto. Mi dice di chiudere la porta lato destro, che non cretino, l'ho lasciata aperta. Perfetto. Ho chiuso la porta, grazie per aver utilizzato Car2Go. Chiudere il veicolo. Quindi adesso il veicolo si è chiuso. Fra poco riceverò la mail con quanto ho pagato, quanto ho speso. Il video finisce qui, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto prima di cominciare a vedere questo video. E niente, magari se ho tempo faccio anche la prova di come funziona Enjoy, che qui a Torino insomma funziona molto bene. L'ho già provato, ma nel caso di farò un altro video vi spiegherò bene come funziona. Ciao!